Ciao amici, ben ritrovati su Momis, nuovissimo appuntamento settimanale. Siamo quasi alle porte dell'estate, quindi quale modo migliore per inaugurare il mese di giugno con una maxi round bag interamente in juta, super estiva, super trendy, va molto di tendenza in questo periodo e tra l'altro facilmente abbinabile a diversi outfit. Infatti vi invito a guardare tutto il video tutorial per vedere comunque come viene realizzato il progetto, ma anche perché a fine tutorial vi mostrerò la borsa abbinata a diversi outfit, quindi davvero clip da non perdere. Comunque il progetto risulta abbastanza semplice da realizzare, anche una principiante o chi si approccia da poco all'uncinetto può realizzare questo progetto, non solo perché l'esecuzione è facile, ma perché passo passo durante il tutorial vi mostrerò tutti i vari passaggi come sempre, quindi davvero non potete sbagliarvi. Come sempre durante il tutorial vi darò consigli, suggerimenti utili, ma soprattutto dei consigli per personalizzare il progetto stesso in base ai vostri gusti. Ma andiamo all'occorrente, ci occorre davvero pochissimo materiale. Innanzitutto l'aiuto è naturale, io ho utilizzato 8 gomitoli da 50 grammi, in realtà per i due pannelli fronte e retro ho utilizzato 7 gomitoli, l'ottavo gomitolo mi è servito per andare a realizzare alle frange e comunque è rimasto un bel po' di filato. Ho lavorato l'aiuto naturale con l'uncinetto numero 4 e poi ci occorrerà questa particolarissima coppia di manici da 17 cm in bambù. Stavo dimenticando anche il marcapunti, ci occorrerà un marker per segnare sempre l'inizio di ogni giro perché lavoreremo in tondo senza mai chiuderlo. E questo è tutto il materiale che ci occorre. Se vi state chiedendo dove reperire i materiali, semplicissimo, sullo shop online di Filati 3 Sfere. In ogni caso, come sempre, giù nell'info box vi lascio i link utili che vi riportano direttamente al prodotto per prodotto. Questo era tutto, direi subito di passare al tutorial, però come sempre mi raccomando iscriviti al canale, attiva la campanellina per non perderti i prossimi tutorial e seguimi anche su Facebook e su Instagram. Bene, a questo punto sigla! Perfetto, partiamo subito con l'aiuta, uncinetto numero 4 e un marcapunti, lavoreremo in tondo quindi è importante averlo sotto mano. Facciamo innanzitutto 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, che chiuderemo a cerchio puntando l'uncinetto nella prima catenella. Quindi prendiamo l'aiuta e andiamo a chiudere a maglia bassissima, esattamente così. Facciamo una catenella per alzare il lavoro e all'interno di queste 4 catenelle andremo a lavorare 6 maglie basse. Quindi entro, prendo il filo, prima maglia bassa, seconda maglia bassa, terza maglia bassa, quarta, quinta, sesta ed ultima maglia bassa. Ok, la primissima maglia che incontriamo è la catenella, quindi non ne teniamo conto, andiamo direttamente nel primo punto e qui andiamo a fare già l'aumento, quindi secondo giro un aumento in ciascun punto per 6 volte. Questo significa che avremo un totale di 12 maglie basse nel secondo giro, quindi 2 maglie basse nello stesso punto. Qui entra in gioco il marcapunti, quindi andiamo a segnare la prima maglia del secondo giro. Perfetto. Quindi punto successivo, 2 maglie basse nello stesso punto. Punto successivo, 2 maglie basse nello stesso punto. Per cui continuiamo così per gli altri 3 punti che ci rimangono, per un totale di 12 maglie basse durante il secondo giro. Iniziamo il terzo giro sempre di aumenti, per cui togliamo il marcapunti e nel primo punto andiamo a fare soltanto un punto basso. Rimettiamo il marcapunti, punto successivo un aumento, quindi 2 punti bassi nello stesso punto. Punto successivo un punto basso, punto successivo 2 punti bassi, quindi un aumento, 1 e 2.
Dobbiamo ripetere questa sequenza di punti, quindi un punto basso, un aumento, per tutti i punti che ci rimangono al di sotto, fino ad arrivare alla maglia prima del marcapunti. Per cui ci ritroveremo con 18 punti bassi. Il terzo giro l'ho terminato con l'aumento sull'ultimo punto. Attenzione qui, perché affinché il nostro pannello cresca perfettamente tondo, ad ogni giro sposteremo l'aumento. Questo significa che se durante il terzo giro abbiamo iniziato sempre il giro con una maglia bassa e un aumento, adesso durante questo quarto giro inizieremo con l'aumento e con una maglia bassa nei prossimi due punti successivi, ma lo vediamo subito insieme. Tolgo il marcapunti, punto successivo faccio subito l'aumento, 1 e 2. Nel primo punto metto il marcapunti. Nei prossimi due punti successivi facciamo una maglia bassa. Ricominciamo con la sequenza di punti, un aumento, quindi due punti nello stesso punto, una maglia bassa nel secondo punto, una maglia bassa nel terzo punto. Quindi la sequenza da seguire durante questo quarto giro è semplicissima, un aumento e un punto basso nei prossimi due punti, fino a terminare tutto il giro. A fine giro ci ritroveremo chiaramente con 24 maglie basse. Terminato anche questo quarto giro e ho terminato con una maglia bassa nei prossimi due punti, negli ultimi due punti. Perché? Perché ho iniziato con l'aumento. Al contrario del giro precedente, durante questo quinto giro iniziamo subito con una maglia bassa nei prossimi tre punti. Quindi, primo punto, marcapunti, secondo punto, un punto basso, terzo punto, un punto basso, quarto punto, un aumento, 1 e 2. Quindi continuiamo con la sequenza di punti da ripetere per tutto il giro. 3 punti bassi, un aumento. 1, 2, 3, punto successivo, un aumento. Al termine del giro ci ritroveremo con 30 punti bassi, perché come avete notato, prima ho iniziato con 6 punti, poi ho raddoppiato un aumento in ciascun punto per un totale di 12. Nel terzo giro ho lavorato un punto basso, un aumento, durante il quarto giro 2 punti bassi, un aumento e durante questo giro che abbiamo iniziato insieme 3 punti bassi, un aumento. Questo significa che nei prossimi giri aumenteremo sempre di una maglia, nel senso che nel sesto giro andremo a lavorare questa sequenza di punti, ovvero 4 punti bassi e un aumento, ma sfalseremo l'aumento perché inizieremo con l'aumento ad inizio giro, ma lo vedremo insieme e poi continueremo da sole. Adesso durante il sesto giro, come vi dicevo prima, vi anticipavo prima, invertiremo l'aumento. Se nel giro precedente abbiamo iniziato con un punto nei prossimi 3, questa volta iniziamo con l'aumento subito nel primissimo punto. Quindi tolgo e faccio l'aumento. 1 e 2. Mi raccomando, nel primissimo punto mettiamo sempre il marker e adesso continuiamo la sequenza di punti. Se nel giro precedente abbiamo fatto 3 punti bassi, durante questo giro ne faremo 4 consecutivi, quindi 1, 2, 3 e 4 e riprendiamo la sequenza, un aumento nel prossimo punto e nei prossimi 4 ripetiamo un punto basso, 1, 2, 3 e 4. E per tutto il giro continueremo con la stessa sequenza, un aumento, 4 punti bassi, un aumento, 4 punti bassi fino a terminare il giro e fino ad avere un totale di 36 punti bassi. Poi, per esempio, durante il prossimo giro andremo a lavorare 42 punti totali, ma inizieremo con 5 punti consecutivi e un aumento, perché in questo giro abbiamo iniziato con l'aumento. È semplicissimo, dobbiamo andare avanti così seguendo questo principio per altri 9 giri, più
Questi primi 6 che abbiamo fatto insieme sono 15 giri totali. Con 15 giri totali raggiungiamo un certo diametro che corrisponde a 90 punti bassi, quindi non vi potete sbagliare. Però io faccio sempre una cosa, soprattutto per le principianti, perché capisco benissimo che ci si può perdere facilmente, soprattutto se siamo alle prime armi. Io nella clip successiva vi lascio come sempre lo schema scritto dal 7° giro in poi, finché poi chiaramente non ci rivedremo per continuare, perché lo schema ovviamente cambia. Ok, 15° giro terminato, quindi ho terminato con l'ultimo giro composto da 13 maglie basse e un aumento. Come notate la forma è un po' squadrata, ma tranquille, è normale. Adesso vedrete che man mano che andiamo avanti lo schema subirà delle variazioni, quindi anche qui bisogna seguire il tutto passo passo. Ci ritroveremo chiaramente con 90 punti bassi. Infatti durante questo 16° giro lavoreremo un punto in ciascun punto, per cui tolgo il marcapunti, faccio il primissimo, rimetto il marcapunti e poi vado avanti lavorando un punto in ciascun punto, per un totale di 90 punti bassi al di sotto. 89, 90ª ed ultima maglia bassa. Perfetto, 17° giro, quindi giro successivo, riprendiamo la sequenza di punti di poco fa, per cui iniziamo subito con un aumento e 14 punti consecutivi. Quindi 1 e 2 nello stesso punto, vado a segnare il primo punto e dal punto successivo in poi andiamo a lavorare 14 punti consecutivi, quindi 1, 2, 14ª ed ultima maglia bassa, per cui ricominciamo di nuovo, un aumento 14 punti bassi, un aumento 14 punti bassi fino a terminare il giro. Noterete che avrete a fine giro 96 punti bassi. 14° ed ultimo punto. Iniziamo il giro successivo, faremo molti più aumenti, suddivideremo le maglie in un altro modo. Comunque è semplicissimo, basta seguire passo passo il tutorial. Tolgo il marcapunti, vado a fare il primo punto di 7 consecutivi, chiaramente 1, punto successivo, secondo punto, terzo punto, settimo ed ultimo punto. Nel punto successivo facciamo l'aumento, per cui facciamo 2 punti nello stesso punto e quindi questa sarà la sequenza di punti da eseguire per tutto il giro. 7 punti bassi e un aumento. A fine giro ci ritroveremo con 108 punti bassi. Chiaramente termineremo con gli ultimi 8 punti, per cui 7 punti bassi consecutivi e nell'ultimo, nell'8º, un aumento. Bene, durante questo giro andremo a lavorare semplicemente un punto in ciascun punto, per un totale di 108 punti. 1, 2, 3, 107, 108. Iniziamo il giro successivo. Questa volta andremo a lavorare 8 punti bassi consecutivi e un aumento per tutto il giro, fino a ritrovarci con 120 punti bassi. Quindi 1, 2, 3, 8, punto successivo, un aumento, 2 punti nello stesso punto e ricominciamo 8 punti, un aumento, 8 punti, un aumento. Nel giro successivo, quindi 21° e 22° giro, lavoreremo sempre 120 punti, quindi un punto in ciascun punto per un totale di 2 giri. Tolgo il marcapunti, quindi inizio, primo punto, secondo punto, terzo punto
e così via per un totale di 120 punti. Quindi ci vediamo direttamente ad inizio 23esimo giro, perché lì lo schema varierà ulteriormente. Perfetto, rieccoci qui, sono al 22esimo giro. Come notate il pannello sta prendendo una forma perfettamente tonda, ma non è finita qui, perché oltre ad ingrandire ancora di più il pannello tondo, andremo a realizzare una sorta di conca per andare poi ad applicare i manici. Quindi durante questo 23esimo giro cosa andiamo a fare? Andremo a lavorare un punto in ciascun punto nei prossimi 62 punti bassi, quindi iniziamo a contare. Questo è il primo, 2, 3, 61, 62esima maglia bassa. Perfetto, quindi 62 punti lavorati. Adesso andiamo a realizzare quella piccola conca di cui vi parlavo prima. Andremo a realizzare semplicemente delle maglie bassissime nei primi 13 punti. Punto successivo, una maglia bassissima. Quando facciamo questo procedimento, mi raccomando, non tiriamo troppo il filo, altrimenti il pannello si restringe un po', quindi manteniamo morbida la manina. Primo punto bassissimo, secondo, terzo, 12esimo, 13esimo punto bassissimo, e qui ci possiamo fermare. Vabbè, per adesso non si nota la differenza, poi man mano che andiamo avanti con i giri si noterà questa piccola conca al centro del pannello tondo. Intanto andiamo avanti. Dal punto successivo fino all'ultimo punto prima del marker ci ritroveremo con 45 punti bassi. Bene, come abbiamo fatto prima, andremo a lavorare un punto in ciascun punto per i prossimi 45 punti, per cui possiamo procedere sempre lavorando un punto in ciascun punto. Entro nel punto successivo e faccio una maglia bassa. Ecco, qui magari già si può notare che abbiamo una sorta di scalino da entrambi i lati, quindi 1, 2, 3, 45. E anche questo giro è terminato. Iniziamo il successivo. Qui, ancora più di prima, bisogna seguire passo passo il tutorial, tutto il procedimento, lo schema, insomma, perché ogni tot maglia andrò a fare degli aumenti senza seguire un criterio ben preciso, proprio a caso, senza una logica. Quindi tolgo il marcapunti e inizio a lavorare un punto basso nei prossimi 3 punti. 1, 2, 3. Punto successivo, un aumento, 2 punti nello stesso punto. Nei prossimi 10 punti un punto basso. 1, 2, 9, 10. Punto successivo, un aumento, 1 e 2. Nei prossimi 5 punti un punto basso. 1, 2, 5. Punto successivo, un aumento. 1 e 2 nello stesso punto. 15 punti successivi, un punto basso. 1, 2, 15. Quindi punto successivo, un aumento, 1 e 2. Ricominciamo. Nei prossimi 5 punti un punto basso. 1, 2, 5 e in quello successivo un aumento, quindi 2 punti nello stesso punto, 1 e 2. Nei prossimi 8 punti un punto basso. 1, 2, 8, quindi punto successivo, 2 punti nello stesso punto. Adesso termineremo con gli ultimi 10 punti, perché subito dopo c'è il primo punto bassissimo, dove lì inizieremo i primi 13 punti a punto bassissimo. Quindi intanto lavoriamoci i primi 10. 1, 2, 9 e 10, perfetto. E come notate qui c'è il punto bassissimo, quindi tutto coincide perfettamente.
ovvio perché io già l'altro pannello l'ho realizzato, quindi sto seguendo lo schema che mi ero costruita in precedenza insieme a voi. Andiamo a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto, lo faremo in costa retro. Questo significa che andremo a lavorare soltanto la sola retro, anche perché viene pure meglio, così è un pochino scomodo, un po' rigidino. Quindi noi andiamo semplicemente a prendere la solina retro, prendo il filo, maglia bassissima, 1, 2, 3, tredicesimo ed ultimo punto basso in costa. Quindi cominciamo con punti bassi e aumenti. Partiamo subito con i primi 7 punti bassi normali. Entro nel punto basso successivo in maniera normale, prendo il filo, primo punto basso, secondo e settimo, punto successivo un aumento, 2 punti nello stesso punto. Nei prossimi 12 punti un punto basso, 1, 2, 12, punto successivo un aumento. Nei prossimi 10 punti lavoriamo un punto basso, 1, 2, 10, un aumento nel prossimo punto. Termineremo il giro con gli ultimi 13 punti. 1, 2, 12, tredicesimo ed ultimo punto basso. Perfetto. Durante il giro successivo lavoreremo per l'ultima volta in tondo e poi procederemo per gli ultimissimi giri, perché già siamo quasi al termine, lavorando il pannello in righe, ma non di andata e ritorno, poi lo vediamo. Intanto, per chi se lo stesse chiedendo, vi do le misure del pannello tondo in questo momento, quindi fino a quest'ultimissimo giro appena fatto. Siamo esattamente a 32 cm, quindi già è bello grande il nostro pannello, ma io lo voglio ancora più grande, quindi andrò avanti. Durante questo giro non faremo aumenti, quindi lavoreremo semplicemente un punto in ciascun punto in tutti i punti che abbiamo disponibili. Chiaramente ci dobbiamo ricordare che tra un lato e l'altro c'è lo stacco delle 13 maglie bassissime, eccolo qui. Quindi questo cosa significa? Che dal primissimo punto fino all'ultimissimo, prima della maglia bassissima, ci ritroviamo con 68 punti bassi, per cui lavoreremo i primi 68 punti. Poi andremo a lavorare 13 maglie bassissime, proprio come abbiamo fatto poco fa, in costa retro. Fatta l'ultimissima, ci rimane la primissima maglia bassa fino all'ultima, prima del marcapunti. E proprio qui andremo a lavorare un punto in ciascun punto, nonché 48 punti bassi. Io direi di passare direttamente al giro successivo, perché comunque qui non dobbiamo fare alcun aumento. 48esima ed ultima maglia bassa. Perfetto, adesso possiamo prendere questo marcapunti e lo possiamo togliere, non ci serve più. Nei primi 2 punti successivi andiamo a fare semplicemente 2 maglie bassissime per eliminare un po' lo scalino che si viene a formare con la lavorazione in tondo. Tenete bene in mente questi primi 2 punti, perché nel giro successivo li andremo a lavorare un punto basso qui e un altro qui. Quindi magari mi rivolgo alle principianti: se può sembrarvi difficoltoso individuare le maglie basse dalle maglie bassissime, ma una volta che avete il lavoro davanti lo notate. Comunque, se vi trovate un po' in difficoltà, segnate sempre il primissimo punto bassissimo, ricordandosi che nel punto successivo c'è sempre un punto bassissimo. Prendo le forbici e taglio l'aiuta, perché andremo a cambiare lavorazione. Il filo lo possiamo lasciare anche qui, non appena andremo a lavorare il giro successivo lo andremo a nascondere man mano lavoriamo le maglie basse. Allora, giro successivo, questo è il risultato fino ad ora. Quindi qui abbiamo questa conca qui, ecco qui. Come notate il manico è arrotondato, chiaramente perché è tondo, e questo è il risultato delle maglie bassissime. Fino a qui ci siamo. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alzare il lavoro di qualche giro, di qualche riga, sia da un lato che dall'altro lato. E come facciamo? In questo modo andremo a tagliare giro per giro il filo. Cosa facciamo? Riprendiamo il nostro filo, andiamo a fare un cappio che terremo sull'uncinetto, ci andremo ad agganciare esattamente nel primo punto basso, perché qui abbiamo
lavoriamo i 13 punti bassissimi centrali. Anche qui mi rivolgo alle principianti: se magari vi confondete un po', perché è normale, andatevi a segnare i primi 13 punti bassissimi col marcapuntino, così sapete che dovete iniziare la riga e terminare la riga rispettivamente in questo punto e in quest'altro punto. Ma questo vale soltanto per questo primissimo giro, perché poi vedrete che si andrà a formare una sorta di scalino sia a destra che a sinistra e la conchietta sarà ancora più visibile. Comunque iniziamo, perché mi sto perdendo troppo in chiacchiere. Primissimo punto basso, vado a lavorare un punto basso, mi lavoro anche la codina dietro così non la nascondo in un secondo momento. Primissimo punto di 20 punti consecutivi, continuiamo per altri 19 punti per un totale di 20. (19, 20). Punto successivo un aumento, quindi 2 punti nello stesso punto. Ripetiamo questa sequenza di punti, 20 punti bassi e un aumento, per altre 4 volte, finché poi praticamente non ci ritroveremo all'incirca qui, in questa zona, e ci rimarranno gli ultimi 11 punti da lavorare prima dei punti bassissimi centrali. 11° punto. Arrivate a questo punto andiamo a fare benissimo una catenella e tagliamo il filo. Questa codina poi me la lavoro quando vado a terminare la seconda riga. Taglio l'eccesso a sinistra e inizio nuovamente la riga esattamente da qui. Durante questa riga andremo a fare nuovamente degli aumenti, quindi mi inserisco direttamente col cappietto nel primissimo punto basso, mi lavoro anche la codina dietro e riparto. Primo punto basso, ne aggiungiamo altri 4 consecutivi per un totale di 5, quindi 2 e 5. Punto successivo un aumento e ripeterò questa sequenza di punti per tutto il giro. Terminerò con gli ultimi 7 punti bassi consecutivi. Questo significa che, per esempio, vi faccio un esempio per spiegarvi al meglio cosa intendo dire. Questo è l'ultimo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi proprio nel primissimo, nonché il settimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perfetto. Questo significa che nell'ultimo punto, prima del marcapunti, andrò a lavorare l'ultimo aumento della sequenza, 5 punti bassi ed un aumento. Continuiamo così per tutto il giro. Noi ci vediamo direttamente a questo punto, così andiamo a completare la riga insieme con gli ultimi 7 punti e poi ripartiamo con l'ultima riga di aumenti. Perfetto, sono al marcapunti, quindi lo tolgo e vado a lavorare gli ultimi 7 punti. 1, 2, settimo ed ultimo punto. Dovevo lavorarmi il filo in eccesso, vabbè, lo nascondo dopo, l'ho dimenticato. Quindi catenella, taglio il filo, lavoriamo l'ultima riga di aumenti. Quindi se prima avevamo fatto 5 punti bassi e un aumento, adesso ne faremo 3 e un aumento, 3 e un aumento per tutto il giro, finché non termineremo la riga con gli ultimi 4 punti. Quindi qui siamo a fine riga, no? 1, 2, 3, 4, per cui io so che l'ultimo aumento, gli ultimi 2 punti nello stesso punto li lavorerò qui e poi terminerò con gli ultimi 4 punti. Stessa cosa di prima, quindi cappietto sull'uncinetto e riparto. Primo punto, un punto basso, punto successivo secondo, punto successivo terzo punto, punto successivo un aumento e quindi ripeto questa sequenza per tutta la riga. Quarto ed ultimo punto, perfetto. Quindi adesso tagliamo di nuovo il filo dopo aver fatto la catenella e possiamo terminare il nostro pannello tondo con gli ultimi 2 giri di sole e maglie basse. Dovremmo ritrovarci con 174 punti bassi. Adesso non fate caso se la lavorazione è un po' arricciata, un po' così. È normale perché ho aggiunto molti aumenti. Non appena noi andiamo a fare queste 2 righe di sole e maglie basse di 174, vedrete come il pannello si stenderà perfettamente in maniera automatica. Quindi procediamo. Riprendo il filo, cappietto, mi aggancio subito al primo punto basso, vado a lavorare anche la codina, faccio il primo punto,
e continuo un punto in ciascun punto per questa riga e per la successiva, per un totale di 2. Quindi continuiamo così. Ci vediamo direttamente a pannello terminato. E voilà, una volta completato il primo pannello, questo qui sarà il risultato. Come notate, bello grande, abbastanza grande. Infatti vi mostro direttamente misurando il pannello. Siamo a 41 cm. Quindi terminato il primo pannello andremo a ripetere lo stesso procedimento, lo stesso schema che abbiamo visto insieme per realizzare un secondo pannello che chiaramente andremo a cucire una volta che abbiamo applicato i manici. Allora, io lascerò la borsa piatta, nel senso che non andrò a dare una certa profondità alla borsa girando esattamente un giro borsa che parta magari da qui fino a qui, lasciando questa ampia apertura. Quindi ipotizziamo che voi non preferite una borsa completamente piatta, ma la desiderate ancora più capiente e con una certa profondità. Cosa dovete fare? Semplicissimo, avviare un tot di catenelle. Per esempio con questo filo 10 catenelle equivalgono a 5 cm, quindi questa è la profondità che conferirete alla vostra borsa, 5 cm, per la lunghezza chiaramente che desiderate. Se io voglio far partire il mio giro borsa da questo punto fino all'altro che gli corrisponde, quindi proprio facciamo ad occhio proprio un esempio per intenderci, io so che devo sviluppare un giro borsa lungo da questo marcapunti, quindi prendo il centimetro e faccio in questo modo. Adesso lo faccio in maniera grossolana, ma comunque il principio da seguire è proprio questo. 92, quindi tra virgolette il perimetro, la semicirconferenza che devo sviluppare è di 92 centimetri, per cui mi avvio 10 centimetri di catenelle o 5 centimetri di catenelle per la lunghezza di 91 centimetri. È il vostro progetto, il vostro pannello che vi suggerisce appunto i centimetri da sviluppare. Potete tranquillamente fare questo lavoro a maglia bassa, in righe di andata o di ritorno, oppure a maglia alta. Scegliendo la maglia alta chiaramente raggiungerete in fretta i 91 cm, 92 cm quelli che sono, però la lavorazione sarà meno fitta. Chiaramente se scegliete di lavorare alla maglia bassa la lavorazione sarà più fitta e impiegherete un po' più di tempo per arrivare ai 91 cm. Spero che questi consigli, suggerimenti vi siano utili affinché possiate sviluppare o personalizzare il vostro progetto in base ai vostri gusti. Detto questo possiamo procedere. Allora io nel secondo pannello, nonché il primo che già ho realizzato, ho lasciato del filo un po' più lungo per andare a cucire entrambi i pannelli, quindi visto che io l'ho lasciato qui, il filo dell'altro che abbiamo fatto insieme lo vado direttamente a tagliare. Quindi per sviluppare questi due progetti ho utilizzato 7 gomitoli da 50 grammi e mi è rimasto questo, e con questo sicuramente se volessi fare il giro borsa non riuscirei a raggiungere i centimetri che mi occorrono, quindi per il giro borsa sicuramente occorrerà un altro gomitolo da 50 grammi. Chiaramente questo discorso vale soltanto per l'aiuta. Se utilizzate un altro filato più sottile o più spesso rispetto a quello che ho utilizzato io, occorrerà più o meno materiale, questo è chiaro. Cucire i manici è semplicissimo, io già un po' mi sono portata avanti perché è comunque un lavoro ripetitivo che vediamo tante volte, cambia soltanto il modello. Bisogna entrare in questi spazietti vuoti che vediamo. Tutto qui. Io per esempio ho dato 2 passate, 2 cuciture in ciascun spazio che ho disponibile. Quindi cosa bisogna fare? Io prendo l'altro pannello così ve lo mostro. Bisogna prendere l'altro manico, dritto o rovescio fa lo stesso perché da entrambe le parti è così. Faccio coincidere questo punto con quest'altro punto. Come notate tutto coincide perfettamente appunto perché ho sviluppato il pannello appositamente per questo modello di manici. Centriamo perfettamente il tutto, mi raccomando. Poi basta prendere ago e filo, nel mio caso l'aiuta che ho messo in doppio, passare attraverso il primo spazietto disponibile attraverso la lavorazione e poi passo passo ho continuato la mia cucitura e praticamente procedo così per tutte le fessurine che mi ritrovo. Ecco qui, semplice semplice, entro nel punto che corrisponde, qui entro, rientro di nuovo nello stesso punto. Una volta che avete il lavoro sotto mano, vedete precisamente il punto da cui già siete partite, no? E quindi rientro. Ecco qui. E come notate proprio il manico non si muove più, ben saldato al corpo della borsa. Quindi passo al punto successivo
e continuo. Una volta fatto il primo, ripeteremo lo stesso procedimento sul secondo manico. Dopodiché basta assemblare i due pannelli e il progetto sarà terminato, ma io aggiungerò come sempre una chicca in più per rendere il progetto ancora più particolare. Questo qui sarà il risultato, anche molto bello a vedersi, guardate, cucitura semplice, veloce, pulita. A questo punto utilizziamo il filo che in precedenza avevo lasciato qui per andare a cucire i due pannelli. Li andrò a cucire sulla parte del rovescio, quindi cosa faccio? Dritto con dritto, così, e cucio all'interno. Una volta che ho finito di cucire, cosa vado a fare? Capovolgo il mio progetto, la cucitura sarà all'interno, quindi sulla parte pulita, sulla parte frontale della nostra borsa, i due pannelli sembreranno un unico pezzo. Chiaramente non partirò da qui, da dove ho lasciato il filo, perché comunque devo lasciare un'apertura abbondante. Credo che inizierò a cucire a partire da 8-10 cm, quindi lascio 8-10 cm da una parte e dall'altra parte. Per non tagliare il filo passo semplicemente col lago attraverso le maglie, quindi intanto entro, calcolo 8-10 cm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vabbè facciamo 13, 14, 15. Quindi partirò con la mia cucitura esattamente alla 15ª maglia. Vi ricordo che il numero di maglie che ci ritroviamo su un pannello ce lo ritroviamo anche sull'altro pannello, quindi andremo a cucire semplicemente maglia per maglia, semplice semplice. E qui ho la 15ª maglia. Porto il filo fuori, così, e vado a contare le maglie anche dall'altra parte. Quindi sempre dall'esterno entro e rientro nella prima e faccio una doppia cucitura come faccio di solito. Qui prendo entrambe le maglie, quindi 4 asole, sistemo per bene i due pannelli e procedo con la mia cucitura. Tutto qui coincide perfettamente, questa sarà la mia apertura, mi va bene così per gusto personale, quindi procedo. Ovviamente mi fermerò 15 maglie prima, proprio come all'inizio. 2 e vado a bloccare la 15ª e la 15ª. Bene, questo qui è il risultato e questa è l'apertura della borsa. Se desiderate un'apertura più ampia, partirete con la cucitura un po' dopo e vi fermerete un po' prima. Bene, questo sarà poi il risultato. La borsa è gigante, non so nemmeno se entra nell'inquadratura. Comunque, fatto questo, cosa faccio? Capovolgo il progetto in questo modo. E anche se non ho realizzato il giro borsa, in ogni caso ho una certa profondità perché chiaramente ho cucito sulla parte del rovescio. Se invece non preferite questa parte arrotondata, allora dovete cucire sulla parte frontale, sul dritto, sia di un pannello che dell'altro, quindi in questo modo. E voilà, quindi questo qui sarà il risultato. Chiaramente possiamo personalizzarla, possiamo aggiungere qualcosina sulla parte frontale o anche sulla parte retro, non so, delle conchiglie, delle perline, insomma ci si può davvero sbizzarrire, oppure fare anche una scritta col proprio nome, col nome dell'amica che riceverà la borsa in regalo. Qualche tutorial fa ho realizzato delle catenelle, ho personalizzato il progetto in raffia con la scritta Momis. Potreste anche voi fare un qualcosa del genere. Io invece ho deciso che andrò a inserire delle frange lungo tutta la semicirconferenza, chiamiamola così, della borsa, un po' come la pochette con le frange, quelle aiuta che ho realizzato l'altro giorno o settimane fa, se non ricordo male, non ricordo, comunque qualche tempo fa. Ecco qui, intendo proprio queste piccole frange, che è costituito da un unico filo in juta di 12 cm. Vado a tagliare sempre 12 cm di filo in questo modo, così non ci possiamo sbagliare. Ne devo tagliare un bel po', giustamente, perché devo andare a ricoprire tutto. Lo so, sembra un po' noioso, però comunque penso che il risultato finale sarà wow, quindi preferisco comunque farlo
per esempio questo pezzettino è troppo piccolo, via. Quindi una volta che ne abbiamo fatti un bel po', cosa faccio? Prendo un uncinetto più piccolo soltanto per inserirmi facilmente sulla cucitura, quindi stessa tecnica che ho utilizzato per la pochette. Ad ogni cucitura inserirò il filo, lo metto in due così, inserisco l'uncinetto nella cucitura e tiro fuori il filo. Dopodiché prendo il filo, lo faccio passare all'interno dell'asola e voilà! Stringo e questo sarà l'effetto. Immaginate tutti questi fili inseriti appunto su tutto il giro borsa alla fine. Non farò altro che questa operazione per più volte, finché appunto non ricopro il tutto. Quindi inserisco, tiro fuori, nodino e stringo. Anche qui per esempio si può personalizzare, si possono aggiungere delle perline colorate oppure monocolore e impreziosire questi nodi. Insomma, qui poi bisogna liberare come sempre la propria fantasia, la propria creatività. Io mi mantengo come sempre sul semplice. E rieccoci qui, siamo alla fine di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, che abbiate apprezzato i diversi outfit che ho scelto per abbinare appunto la borsa, la Circle Bag in Utah. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento e con un bel pollice all'insù, mi raccomando. Io leggo sempre i vostri commenti, tutti i vostri complimenti e vi ringrazio. Prima di chiudere questo video vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina, vabbè lo sapete, di seguirmi anche sui social, Facebook ed Instagram. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia. Io vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre vi consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!